A volte la vita prende un uomo e lo mette al centro di situazioni più grandi di lui, molto più grandi. Questa è una di quelle storie. Capitolo 1. La morte. 1984, Roma. Sono le 3 di notte in via Martini. La Mercedes 190 di Chicchiarelli si ferma vicino a casa. Con lui la compagna 21enne Cristina ed il figlioletto, di appena un mese, sul sedile posteriore dell'auto. Quando la donna scende per aprire il portone, un anonimo assassino le spara a bruciapelo. La pallottola le trapassa un occhio ed esce dalla parte posteriore del cranio. Chicchiarelli allora scende di corsa dall'auto all'inseguimento dell'assassino, ma questi a un certo punto si volta e gli scarica addosso l'intero caricatore della pistola. Prima lo colpisce 2 volte al torace. Chicchiarelli a quel punto tenta la fuga, ma il killer lo raggiunge e lo finisce con 2 colpi alla testa. Tony muore all'ospedale alle 7:40 del mattino. La compagna si salverà perdendo l'occhio. Ma quell'aggressione aveva un significato particolare. Voleva e doveva essere solo un'intimidazione. L'assassino spara infatti a Chicchiarelli solo dopo che questi aveva iniziato a inseguirlo. Stranamente, sul corpo non verrà effettuata nessuna autopsia. A casa di Tony vennero repertate 2 rivoltelle calibro 38 Special, con matricola a brasa. All'interno della cassaforte 37 milioni in contanti, gioielli e oggetti di grande valore. Poi una videocassetta. Sulla videocassetta è registrato lo speciale TG1 sulla rapina alla Brinks Securmark di soli 6 mesi prima. Sempre nella cassaforte vengono rinvenute poi delle fotografie Polaroid. In esse era ritratto Aldo Moro, vivo nella prigione del popolo brigatista. Capitolo 2. Moro. Antonio Giuseppe Chicchiarelli, soprannominato Tony, nasce a Magliano dei Marsi, un paesino degli Abruzzi. Ancora bambino rimane orfano. La scuola non fa per lui e presto l'abbandona. Il suo unico interesse è la pittura. Ha un dono Tony, sa dipingere come pochi. Una volta trasferitosi a Roma, si avvicina al mondo criminale e lo fa alla sua maniera, producendo falsi d'autore da rivendere tramite case d'aste compiacenti. La falsificazione diventa il suo pane, dall'arte ai documenti. Durante una detenzione conosce Danilo Bruciati, che lo introduce alla banda della Magliana, e da Pippo Calò di Cosa Nostra. Ma Tony rimane sempre un battitore libero. Lavora per chi lo paga. 6 anni prima della sua morte, Tony confeziona durante il rapimento il finto comunicato sul lago della Duchessa, a firma BR, sulla morte di Moro. Non era il primo documento a firma BR che Chicchiarelli aveva prodotto nella sua tipografia clandestina. Un depistaggio che forse serviva ad accelerare l'uccisione dello statista democristiano. Un depistaggio affidato a Chicchiarelli. Ma da chi? Forse da chi gli aveva procurato la macchina da scrivere con cui eseguirlo? E non a caso il lago della Duchessa è vicino a Magliano dei Marsi. Capitolo 3. Pecorelli. Il giornalista Mino Pecorelli sapeva ed aveva fatto capire che il comunicato della Duchessa non era originale. Chiara Zossolo, prima moglie di Chicchiarelli, riferì alla corte perugina un suo ricordo del 1981. Al Senato era in corso la polemica sulla famosa cena al ristorante La Famiglia Piemontesa, nel corso della quale il senatore Claudio Vitalone e altri personaggi dell'entourage andreottiano avevano offerto soldi a Pecorelli perché cessasse di attaccare Andreotti sul suo giornale, OP. Commentando quel fatto, Chicchiarelli spiegò
di conoscere il vero motivo della morte del giornalista. Pecorelli, disse l'uomo alla moglie, è stato ucciso perché aveva appurato delle cose sul sequestro Moro. Era un bravo uomo e non meritava purtroppo di morire. La segretaria di Pecorelli riconoscerà in una foto di Chicchiarelli l'uomo che aveva pedinato lei e Pecorelli nei giorni precedenti l'omicidio. Capitolo 4. Il taxi. Il giorno dopo l'omicidio di Pecorelli, Tony smarrirà, per farlo ritrovare, un borsello. Il borsello contiene una pistola con matricola Brasa, 11 munizioni calibro 7,65, lo stesso dell'omicidio Pecorelli, ed una testina rotante per macchina da scrivere IBM, la stessa usata dalle BR nei vari comunicati diramati durante il sequestro Moro. 2 flash marca Silvana, come quelli usati nelle uniche 2 foto Polaroid scattate durante il sequestro, un pacchetto di fazzoletti marca Paloma, come quelli usati per tamponare le ferite di Moro e ritrovati sul suo cadavere, una carta stradale con indicato il lago della Duchessa, una bustina con pillole come quelle che i medici avevano prescritto a Moro. Capitolo 5. La rapina del secolo. Chicchiarelli organizza una rapina da 35 miliardi alla Brinks Securmark. Negli anni 70, uno degli azionisti della Securmark era il bancarottiere Michele Sindona. Una rapina volta allo scopo di recuperare i documenti compromettenti stipati nel cavo della Brinks Securmark, tra i quali le famose Polaroid che ritraevano Aldo Moro vivo nel carcere del Brigatista. Al processo, infatti, fu avanzata l'ipotesi che il falsario rapinatore non avesse rispettato i patti con i servizi segreti intenti a recuperare quella scottante materiale, alla base, fu detto, del vero movente della rapina stessa. Non fu una rapina qualsiasi. Sul bancone, gli ignoti lasciarono una serie di oggetti che stavano simbolicamente a rappresentare il vero significato dell'impresa. Una granata Energa, 7 proiettili calibro 7,62, 7 piccole catene e 7 chiavi. La bomba Energa era dello stesso tipo usata durante l'agguato al colonnello Varisco, comandante del nucleo dei carabinieri del Tribunale di Roma, ucciso dalle Brigate Rosse nel 79, e proveniva dall'armeria di Vialista. Le 7 chiavi e le 7 catene furono lette come un chiaro riferimento al falso comunicato delle Brigate Rosse sul lago della Duchessa, mentre i 7 proiettili riportano l'omicidio di Mino Pecorelli. Gli oggetti, lasciati intenzionalmente sul luogo della rapina, facevano così affiorare lo stretto collegamento tra la fine del direttore di OP e il rapimento e la morte di Aldo Moro. 6 mesi dopo la rapina del secolo, Tony, il re dei falsari, troverà la morte.